Benvenuti su BMaker Electronics, il mio nome è Marco e in questo video andremo a vedere in modo semplice che cos'è un FPGA. Un FPGA è un chip digitale riconfigurabile. A differenza di un microcontrollore che esegue un programma, una FPGA può essere configurato per eseguire un circuito digitale personalizzato. Per mostrare tutto questo andrò a usare in questo video una Teng Nano 20K, una scheda di sviluppo basata su FPGA, e partiremo da un semplice esempio, il famoso Blink. Ok, seguitemi nel video. Andiamo a vedere questa Teng Nano 20K, questa è la confezione che arriva. Apriamo, troviamo un cavetto USB di tipo C e la nostra scheda basata su appunto FPGA. Troviamo la micro USB di tipo C, qua troviamo un'uscita HDMI e in questo video la useremo per realizzare il classico Blink. Come vedete c'ha dei pin, somiglia a una scheda Arduino, un Raspberry Pi Pico, quindi anche se la board è compatta è più che sufficiente per iniziare a capire il flusso di lavoro di una FPGA e vedere come dalla logica descritta nel codice si passa al comportamento reale dell'hardware. Questa scheda è basata su FPGA della Gowin, quindi integra una FPGA riconfigurabile con una memoria esterna. Infatti troviamo anche un'espansione con micro SD, troviamo un clock on board, LED, dove stanno? Qui i LED, pulsanti e varie interfacce di ingresso e uscita. In pratica è una piattaforma compatta che permette di progettare, caricare e testare logica digitale reale, passando dal codice HDL direttamente al comportamento hardware della scheda. Per utilizzare e programmare questa scheda avremo bisogno di un programma. Utilizzeremo appunto il programma GoWind versione educational, così gratuito, potremo utilizzarlo tranquillamente per poter programmare appunto questa scheda. Ok, andiamo sul computer. Io scaricherò naturalmente la versione Windows, che è un computer Windows. Voi potete scaricare la versione che volete. Vi dico che bisogna registrarsi. Su Google scriviamo GoWin e andiamo alla pagina del sito. Qua ci dobbiamo registrare. Entriamo con le nostre credenziali, vediamo se mi fa entrare. Devo scrivere maiuscolo CPOF, login, ok. Qua andiamo in production, prodotti, GoWin EDA. Si aprirà una pagina per il download. Eccolo qua, download GoWin EDA. Clicchiamo qui. Io scaricherò per Windows, c'è anche per Linux, la GoWin versione 1.9.11.03 Educational Windows 64. Già ho scaricato, quindi voi cliccate qui e scaricate ed installate il programma. Avviamo il programma, facciamo File, New, FPGA Design Project e facciamo OK. Mettiamo il nome del progetto, scriviamo Blink, io ho già realizzato l'1, quindi facciamo Blink 2, facciamo Next. Arrivato qui dobbiamo scegliere la nostra scheda.
Allora scriviamo GW 2 AR, ce ne sono due, noi scegliamo questa qui senza la P e facciamo next e facciamo finish. Dopodiché clicchiamo su blink col tasto destro, facciamo new file, Verilog file, facciamo ok e qua scriviamo blink 2.v, facciamo ok, scriviamo il nostro codice che poi andremo a vedere e facciamo salva. Adesso andiamo su process e clicchiamo due volte su Synthesix, diventa verde, facciamo place root anche qui due volte, adesso andiamo su floor planner, facciamo ok, andiamo nella parte IO e gli diciamo che il LED collegato al pin 15 e l'input, il clock, al pin 4. Facciamo salva, chiudiamo, rifacciamo place root, c'è un errore, torniamo in floor planner, allora l'ha cancellato, l'avevo salvato, allora qua era 15, qua era 4, il LED al pin 15, il clock al pin 4, IO type, qua dobbiamo inserire no S18 ma LVC MOS 33, tutte e due le parti. Ok, facciamo salva, CTRL S e chiudiamo, riproviamo, clicchiamo due volte, se diventa verde, sì, c'è solo un avviso, ma è ok. Adesso andiamo a inserire, a collegare il nostro cavo USB-C al computer, alla scheda. Dovrebbe accendere dei LED, ecco qua, si accende dei LED in sequenza sulla nostra Teng Nano 20K. Ok, va. Vediamo se troviamo. Sì, troviamo il lampeggio sulla Teng Nano 20K. Vediamo che il LED collegato al pin 15 lampeggia. Andiamo a vedere un po' come funziona questo codice. Allora, troviamo il modulo che si chiama Blink e qui definisce due segnali principali: un ingresso input chiamato CLK, cioè il clock, e un'uscita output chiamata LED, che appunto andrà a pilotare il LED. Qua troviamo la riga counter, che è semplicemente un numero che continua ad aumentare. Nella riga always postage.clk, questo vuol dire che ogni volta che arriva un tipo di clock fai questa operazione, cioè l'operazione è aumentare il contatore di 1. Infine il LED viene collegato al bit
24 del contatore. Quel bit non cambia velocemente come il clock, ma molto più lentamente. Quindi invece di vedere impulsi velocissimi, vediamo il LED che si accende e si spegne. Proviamo ad aumentare o diminuire la velocità del lampeggio del nostro LED. Se inseriamo al posto di 24 22, il lampeggio sarà più veloce, se invece mettiamo 26 sarà più lento. Quindi il clock della scheda è fisso ed è molto veloce. Per rallentarlo non lo modifico direttamente, uso un contatore e scelgo uno dei suoi bit. Se prendo un bit più alto, il LED lampeggia più lentamente, quindi ho messo 26. Se prendo un bit più basso, lampeggia più velocemente. Allora proviamo un 26, salviamo, torniamo su Process, facciamo Synthetize, ok, Place a Root, ok, sono solo dei worm, andiamo su Programmer, lasciamo tutto così com'è, facciamo salva e mandiamo sulla scheda. Clicchiamo su Programma, vediamo se il lampeggio diminuisce. Sì, il lampeggio è diminuito, vedete? Proviamo, vediamo. Programmiamo la scheda e effettivamente troviamo il lampeggio più veloce. Adesso vi voglio far vedere una cosa. Se tolgo alimentazione e ricollego, perdo tutta la programmazione che ho dato alla Tank Nano 20K. La scheda l'ho programmato in SRAM, quindi il progetto funziona subito ma si perde allo spegnimento perché la SRAM è volatile. Se invece lo salvo nel flash, la scheda lo ricarica automaticamente a ogni accensione. Per queste prove in questo video lasciamo così. Questo è il primo blink sulla scheda Tank Nano 20K. Sembra una cosa semplice, ma è un ottimo punto di partenza per capire come funziona l'FPGA e come si passa dalla logica scritta nel codice al comportamento reale della scheda. Ok, se il video vi è piaciuto lasciate un like, spero vi sia stato utile. Se avete qualcosa da dire, scrivete sotto nei commenti e ci vediamo alla prossima.